Tutti a questo mondo sappiamo di avere una data di scadenza, ma quando la conosci in anticipo, la prospettiva della tua esistenza cambia completamente. Ho iniziato a pensare a vivere ad alta velocità, a bruciare le tappe, fare quante più esperienze potevo in un arco di tempo ristretto, per dimostrare che questa sentenza che pendeva sulla mia testa non fosse ancora scritta. E così ho iniziato a correre. Da qui nasce Correre per un respiro. Da qui nasce la corsa della mia vita. Sono Rachele Somaschini e non voglio perdere neanche un secondo. Quando sono nata nel 1994 mi è stata diagnosticata la fibrosi cistica, una malattia genetica rara che colpisce principalmente gli organi interni ed i polmoni sono i più colpiti. All'epoca consentiva un'aspettativa di vita di circa 20 anni. Accettare questa situazione per le limitazioni e la difficoltà nel gestire tutte le terapie quotidiane non è stato facile. Lavorando su me stessa ho capito che dovevo fare qualcosa per me e per chi si trovava in una situazione come la mia o ben peggiore. Ho sempre voluto credere che con il progresso e con la ricerca il destino dei soggetti affetti da fibrosi cistica potesse cambiare. Quindi ho unito la mia passione per le corse alla lotta contro la malattia, sostenendo la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica attraverso il progetto Correre per un respiro, un'iniziativa a favore della ricerca. Sinistra, 5 più e 80. Correre per un respiro è un progetto di sensibilizzazione e di raccolta fondi. È nato con me, quindi dalla mia primissima gara, e mira proprio a coinvolgere le persone, a informarle e ovviamente a raccogliere fondi per la ricerca. It's Rachele Somaschini. Now Rachele, you're driving in aid of a Correre in macchina per me non è solo una sfida verso gli altri, ma è anche contro me stessa, proprio perché quando sono in macchina mi allaccio il casco e le cinture, vuol dire che a quel punto ho già fatto l'80% del lavoro. Quindi vuol dire che la salute è a posto, mi sono allenata, ho cercato di dare del mio meglio e seguendo tutte quelle che sono le tappe che devo affrontare ogni mattina, la mia routine, i miei allenamenti e le mie cure. E 80, zebra di 23. Il rally per me è uno sport completo, sicuramente molto difficile, però è proprio, a me le cose facili non piacciono, quindi per me è sempre stato un obiettivo da raggiungere e adesso che ci sono cerco sempre di dare del mio meglio.
Quest'anno ho avuto la possibilità di correre con una vettura di classe R5, quindi una vettura da assoluta, partecipando sia a gare di campionato italiano sia a gare all'estero, quindi di campionato europeo, togliendoci anche un po' di soddisfazione e vincendo anche il titolo femminile. Ho aperto i miei canali social un po' per gioco, per poi ritrovarmi con una community molto attiva ed affezionata. Ho sentito il bisogno di far capire che cosa c'è dietro e la mia malattia, non essendo visibile, va spiegata, raccontando la quotidianità, non solo per mio interesse personale, ma per far capire a chi ha dei problemi simili ai miei che tutto si può affrontare e nonostante le difficoltà si possono comunque realizzare i propri sogni. Finite adesso le ricognizioni. Buongiornissimo, andiamo a prendere la macchina di La lettura è pronta, io anche mi sto preparando. Con Correre per un respiro abbiamo sfiorato i 300.000 euro di donazioni, contribuendo a finanziare importanti progetti di ricerca. Oggi la mia aspettativa di vita è raddoppiata ed è stato approvato un farmaco innovativo che pare efficace per almeno il 70% delle mutazioni di fibrosi cistica. Anche se per tanti miei coetanei la cura non è arrivata in tempo, questa è sicuramente la svolta che tutti i malati di fibrosi cistica stavano aspettando. C'è ancora un 30% di malati che non ha avuto questa fortuna e per questo abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto. Sinistra 4 meno, subito, destra 53, sì. Il tempo scorre e noi non possiamo fermarci. Io ho deciso di non perdere nemmeno un secondo. E voi?